Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 5. Grande scoperta. Dopo quell'incontro con Cesare, la mia mente era costantemente occupata dal mistero della struttura individuata all'interno dei Monti Bucegi. Avrei tanto voluto partecipare a tutte le operazioni preliminari e al momento dell'ingresso nella grande galleria, ma mi resi conto che non era possibile. Ho dovuto accontentarmi della possibilità di accedere per un breve periodo al luogo della grande scoperta, nel caso in cui le cose non si fossero complicate per allora. Per un mese e mezzo dopo la telefonata con Cesare, attesi febbrilmente un suo segno. Avevo in mente ogni sorta di scenario, immaginavo diverse possibilità e praticamente ogni momento diventava per me un intenso desiderio di andare in quel luogo tra le montagne. Avevo piena fiducia in Cesare e sapevo che avrebbe fatto del suo meglio per facilitarmi l'ingresso nel perimetro principale dell'area. Non ignoravo neppure che la tensione di quel periodo doveva essere enorme per lui e per il generale Obadea, a causa del complicatissimo gioco dietro le quinte che doveva essere mantenuto in un sottile equilibrio. Quello che stava accadendo in montagna in quel periodo era davvero una situazione eccezionale, la cui importanza non era solo per la sicurezza nazionale, ma anche per la situazione dell'intera umanità, se consideriamo l'enorme interesse dell'elite mondiale dei massoni in quella direzione. Le operazioni in loco e il piano che Cesare aveva ideato erano ostacolati anche dal fatto che, parallelamente, era necessario ingannare la vigilanza degli anziani massini e delle altre venerabili elite. A tutto ciò si aggiungeva la pressione del pericolo che le informazioni raggiungessero le più alte strutture dello Stato. In tal caso, era improbabile che la situazione potesse essere controllata efficacemente. Il piano di Cesare prevedeva di informare i vertici politici dello Stato in un momento ben definito. Base segreta della montagna. Il momento tanto atteso arrivò poco dopo Ferragosto, in una mattina di sole. Fui contattato attraverso i soliti canali, ma presto mi resi conto che le precauzioni erano ormai molto più stringenti. Non entrerò nei dettagli, che comunque sono di scarso interesse. Poco dopo mezzogiorno arrivai in una delle basi militari segrete ai piedi delle montagne, da dove fui prelevato da un elicottero del Dipartimento Zero, accompagnato da 2 soldati in uniforme speciale, che erano armati. Per quanto ne so, nessuno di quelli che mi scortavano aveva detto una parola. I cambi di veicolo e di guardia furono accompagnati solo da ordini brevi e precisi. L'intera azione si dimostrò rapida e precisa. Sebbene conoscessi fin troppo bene le questioni in gioco e le ragioni per cui era necessario garantire la massima sicurezza, confesso tuttavia di essere stato un po' infastidito dalla severità delle misure di sicurezza che venivano adottate, ritenendole esagerate. Ben presto, però, mi resi conto che non ero in grado di apprezzare il vero valore dell'intera operazione e che dovevo considerarmi molto fortunato per aver avuto l'insperata possibilità di accedere a quella che consideravo forse la più importante scoperta dei tempi moderni. Il fatto che fossi stato convocato da Cesare e che le misure di sicurezza fossero straordinarie mi dava la certezza che in quel luogo fosse stato effettivamente scoperto qualcosa di colossale importanza. Riflettevo sul fatto che, mentre la stragrande maggioranza delle persone conduceva la propria vita quotidiana, spesso nel modo più banale, questa scoperta avrebbe potuto trasformare radicalmente le prospettive di ognuno in un periodo di tempo molto breve. Sorrisi amaramente nel rendermi conto che, nel mondo attuale, la mia visione era probabilmente troppo idealistica. Per realizzare una grande trasformazione che implichi una giusta analisi e comprensione sia del passato dell'umanità, sia del significato più profondo della vita, occorrono un'abile diplomazia
intelligenza e nobili virtù per sgattaiolare attraverso la stampa. I molti ostacoli mentali, psicologici e persino materiali che ancora dominano le masse di persone. Immerso in questi pensieri, quasi non mi accorsi della discesa dell'elicottero che si stava avvicinando alla nuova base costruita in montagna. Le mie riflessioni sono evaporate come per magia alla vista dell'assemblaggio a poche decine di metri sotto di me. Sebbene avessi una certa familiarità con le operazioni tattiche militari e le tecniche utilizzate in queste occasioni, ciò che potei vedere in quel momento andava ben oltre la mia immaginazione. Innanzitutto, mi resi conto della massiccia presenza delle forze americane, grazie al gran numero dei loro caratteristici veicoli da campo e dei massicci assembramenti nascosti sotto enormi teloni, con la bandiera statunitense disegnata sopra. Innanzitutto, mi resi conto della massiccia presenza delle forze americane, grazie al gran numero dei loro caratteristici veicoli da campo e dei massicci assembramenti nascosti sotto enormi teloni, con la bandiera statunitense disegnata sopra. Ho potuto osservare anche l'unica strada paesaggistica abbastanza ampia che arrivava dalla valle attraverso la foresta, nonché le 2 fasce di sicurezza militari di accesso alla base. Esse apparivano come una sorta di ampio confine, ognuna delle quali formava quasi un cerchio completo attorno a un grande ingresso nella parete rocciosa della montagna. Tra le 2 fasce di sicurezza concentriche c'era una flotta di camion militari, alcuni fuori strada, nonché 2 o 3 veicoli di cui non sono riuscito a identificare la forma e lo scopo sul posto. Abbiamo stimato che circa 200 militari erano dislocati lungo le 2 fasce. Quelli della cintura interna indossavano una speciale uniforme nera, mentre i soldati della cintura esterna indossavano uniformi ordinarie. Se ti sta piacendo il video, lascia subito un like per supportare il canale e se non lo hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi capitoli pieni di mistero e rivelazioni esclusive. Continua a guardare, il meglio deve ancora venire. Ognuno di loro aveva armi automatiche e la distanza tra loro era di pochi metri. Ho visto che le caserme dei soldati erano collocate tra le 2 barriere, mentre le caserme della squadra speciale erano immediatamente dietro la seconda cintura. La strada era bloccata da doppie barricate massicce su entrambi i lati di ogni cintura, con doppi picchetti su entrambi i lati. Ho stimato che la distanza tra le 2 fasce di sicurezza fosse di circa 50 metri. Apparentemente l'attività era frenetica, poiché abbiamo osservato un continuo andirivieni tra i 2 posti di comando, ma soprattutto all'interno del perimetro focus, fino al muro che era stato scavato nella montagna. Le mie osservazioni generali sono state interrotte dall'atterraggio dell'elicottero in un punto predisposto all'interno del perimetro principale, oltre la seconda fascia di sicurezza. Scesi e fui subito affiancato da 2 militari, questa volta americani. Ci siamo allontanati solo di una ventina di metri dall'elicottero, con le 2 squadre speciali davanti a me e gli americani dietro di me. Mi è stato detto di fermarmi e siamo rimasti lì, tutti e 5, per circa un'ora. Ovviamente stavano aspettando l'ordine di prelevarmi. Solo allora cominciai a rendermi conto della portata dell'operazione in corso nell'area e a percepirne l'eccezionale importanza. All'inizio rimasi stupito dal trattamento che stavo subendo, non perché mi sentissi offeso, ma soprattutto per la severità quasi incredibile con cui si svolgevano le azioni nella base. Osservavo i 4 uomini che mi inquadravano con educazione, ma con molta fermezza. Non si mossero dalla loro posizione, non si rilassarono, non parlarono e quasi non batterono ciglio per l'ora che aspettai lì. Completamente impassibili, sembravano più robot che esseri umani. Non avendo scelta, rimasi quasi immobile tra loro, piegandomi solo di tanto in tanto per non intorpidirmi. Cercai di sapere il motivo della nostra attesa e altri dettagli, ma era come se stessi parlando a 4 pilastri di cemento. Capii allora che gli ordini erano estremamente rigidi e severi e non feci altre domande, aspettando con rassegnazione l'arrivo di Cesare. Sebbene fosse relativamente faticoso stare a lungo nello stesso posto, ne approfittai per osservare attentamente ciò che mi circondava.
L'eccitazione che provavo da quando avevo lasciato Bucarest era diventata ancora più forte. Ero praticamente a meno di una manciata di metri dall'obiettivo dei miei sogni e delle mie ipotesi, da una scoperta fenomenale che attendeva forse da decine di migliaia di anni di essere rivelata. Il brivido dell'ignoto che aleggiava nell'aria sembrava avvolgere l'intera base, infondendo silenziosamente in ogni persona un'aria particolare e grave di enigmatica concentrazione interiore. Davanti a me, un po' più a destra di dove mi trovavo, si apriva l'ampia imboccatura di una galleria nella montagna. Potevo vedere il moderno sistema di illuminazione che era stato installato all'ingresso e che proseguiva nel tunnel. Purtroppo, l'angolazione in cui mi trovavo e la presenza di un grande tendone da campo e di due modernissimi edifici modulari a forma di semisfera mi impedivano la visuale. Nella stessa area principale in cui mi trovavo c'erano altri, molte jeep e veicoli americani, e sul bordo alla mia sinistra c'erano due enormi gruppi, ciascuno coperto da un telone, che per la loro forma suggerivano di ospitare enormi casse, di cui non conoscevo il contenuto. L'imboccatura del tunnel era bloccata da un'ampia barriera metallica, sorvegliata su entrambi i lati da due militari americani. Le loro uniformi facevano pensare che fossero membri del corpo d'élite dei Marines. Ma ciò che attirò particolarmente la mia attenzione fu l'enorme hangar scavato nella roccia della montagna, che si trovava a destra del tunnel sorvegliato. Era enorme, misurava circa 10 metri di altezza e, per quanto potevo giudicare, circa 50 metri di profondità. Era perfettamente realizzata, con le pareti rifinite e la volta curvata in modo impeccabile. Mi chiesi quale tecnologia avessero utilizzato se erano riusciti a costruire tutto ciò che potevo vedere in circa un mese. Più tardi ho appreso con stupore che la perforazione dell'hangar aveva richiesto un solo giorno. All'interno della sala erano accatastate molte casse da un lato e dall'altro c'erano 3 costruzioni speciali, come lunghe camere il cui scopo, credo, non poteva che essere quello di analisi e ricerca. Inoltre, all'interno dell'hangar c'era un relativo viavai, perché potevo osservare molte persone in camice bianco che si affrettavano a entrare e uscire da questi mini laboratori, portando in mano vari oggetti o documenti. Sia nel corridoio centrale dell'hangar che all'esterno, vicino all'imboccatura del tunnel, potevo vedere diversi piccoli veicoli elettrici a motore che alcune delle persone presenti usavano per spostarsi all'interno. Né il tunnel né l'hangar erano dotati di porte scorrevoli, probabilmente a causa di complicazioni costruttive che al momento non erano necessarie. L'hangar, tuttavia, era dotato di un sistema meccanico a tenda nella parte superiore, fatto di un materiale semitrasparente, che rimaneva solo per un quarto dell'altezza dell'ingresso. L'impianto di illuminazione era impeccabile e notai 2 grandi generatori che funzionavano da qualche parte più in basso sul fianco della montagna, tra le 2 cinture di sicurezza e di controllo. A una certa distanza dalla grande tenda da campo alla mia sinistra c'era una fila di caserme moderne e, dietro di esse, diverse tende da campo di medie dimensioni, che senza dubbio erano i rifugi per la notte del personale di ricerca e militare. Tuttavia, non ho notato nulla che assomigliasse a un luogo dove si prepara il cibo. La mia conclusione è stata che il cibo viene portato ogni giorno con un camion, probabilmente sotto stretta sorveglianza. Più tardi avrei saputo che la cucina era stata allestita qualche chilometro più in là e che, in effetti, un gruppo di soldati della Task Force speciale della DZ faceva il viaggio giornaliero in camion, portando il cibo per gli abitanti della base. Questa soluzione fu preferita per ridurre ulteriormente l'attività periferica del personale e anche per minimizzare i rischi per la sicurezza. I pasti venivano serviti separatamente per ogni gruppo di soldati, nelle rispettive caserme, mentre nel perimetro focus i pasti venivano serviti nella grande tenda da campo, sia per i soldati rumeni e americani che per le squadre di ricerca. Ho saputo che gli americani avevano portato il loro cibo e i loro cuochi, ma erano stati mandati insieme ai rumeni nella cucina ai piedi della montagna. I 2 edifici semisferici
Erano le residenze rispettivamente del personale rumeno e americano. Cesar mi rivelò in seguito che lui e il generale Obadea vivevano in uno di essi, più piccolo, mentre l'altro ospitava 2 generali del Pentagono e un consigliere per la sicurezza nazionale di Washington. Questi edifici straordinariamente ergonomici assomigliavano più agli edifici delle stazioni di ricerca di altri pianeti e lasciavano un'impressione molto piacevole di comfort e alta sicurezza. Il materiale di cui erano fatti era di colore bianco e delimitato da aree esagonali, e vicino alla sommità c'era un'ampia fascia di materiale blu scuro. Su questa fascia erano disposte una sorta di enormi luci a LED che, mi è stato detto, quando si illuminavano di notte, creavano un'atmosfera tranquilla e particolarmente bella. Ho osservato l'attività sul perimetro per un po' di tempo. Ogni persona si muoveva rapidamente e dava l'impressione di sapere esattamente cosa fare. Ogni tanto arrivava o partiva una jeep, oppure i militari scaricavano qualcosa dalle casse sotto il telone. Purtroppo la distanza e gli ostacoli non mi hanno permesso di osservare chiaramente gli oggetti spostati. Sono rimasto comunque sorpreso dalla presenza relativamente massiccia degli americani, dato che Cesare mi aveva fatto capire che si sarebbe trattato solo di una squadra per l'utilizzo dell'impianto di perforazione al plasma. Mentre facevo varie ipotesi al riguardo, notai che uno dei soldati rumeni di fronte a me si portò una mano all'orecchio destro, ascoltò attentamente e poi disse rapidamente alcune parole. Subito dopo ci siamo diretti verso l'imboccatura buia del tunnel, che sembrava più grande e minacciosa man mano che mi avvicinavo. Ci fermammo nella stessa formazione vicino a una delle 2 costruzioni semisferiche, a pochi metri di distanza dal tunnel. Il mio cuore cominciò a battere forte. Al di là dell'ampia barriera, sorvegliata dai 2 inflessibili soldati americani, si nascondeva il mistero forse più terribile del pianeta. Che cosa era successo nel mese e mezzo, trascorso dall'ultima volta che io e Cesare avevamo parlato? Cosa era stato scoperto in quella parte della montagna? Notai allora che sul fronte del tunnel e al suo interno, in una striscia larga circa 2 metri, c'era una striscia di gomma scanalata su cui erano appesi alcuni veicoli elettrici di fabbricazione americana. Ora potevo vedere l'interno del tunnel, discretamente illuminato dalle installazioni al neon sul soffitto e sulle pareti laterali, ma la galleria curvava a sinistra, dopo soli 10 metri, quindi non potevo vedere molto di più. Poi è apparso Cesare. Veniva dall'interno del corridoio, alla guida di un veicolo elettrico. Accanto a lui c'era un uomo anziano, dai capelli grigi, ma con il viso grigio ferma, risoluta. Entrambi erano seri e silenziosi. Cesare scese accanto a me e solo allora i 4 soldati si ritirarono con discrezione dopo aver salutato. Feci la conoscenza del generale Obadea, che mi guardò penetrantemente per qualche istante. Mi strinse con decisione la mano e dopo aver scambiato qualche convenevole si ritirò nella costruzione emisferica. Era evidente che il generale sapeva tutto di me da Cesare e che aveva dato il suo consenso al mio trasferimento in quel luogo. Probabilmente questa mossa faceva parte del loro piano per smascherare le attività massoniche e ritenevano necessario che io fossi lì. Anche se sentivo di essere solo un ingranaggio in questa enorme ruota di elementi misteriosi, questioni e intrighi, ero molto contento di avere questa straordinaria opportunità ed ero determinato a svolgere con la massima responsabilità il compito che avevo assunto. Grande galleria. La situazione è piuttosto critica, ha detto un Cesare preoccupato. I rapporti con l'anziano Massini sono diventati tesi, ma ciò che è più grave è che tutto questo è avvenuto ai vertici del potere statale. Ce lo aspettavamo, ma non così presto. La nostra intenzione era quella di presentare i fatti in un momento futuro che avrebbe dovuto essere molto più favorevole. Ora la situazione è molto tesa, sia all'interno che all'esterno. Lei non sa molto di ciò che è accaduto nell'ultimo mese. Venite, vi riassumo i punti principali mentre attraversiamo il tunnel, disse, dirigendosi verso l'ingresso. In questo modo ho risparmiato tempo. Non ho preso un veicolo elettrico, proprio perché Cesare potesse raccontarmi brevemente come si sono svolti i fatti, e ho avuto la possibilità di osservare tutto da vicino e con maggiore attenzione. Il tunnel era pavimentato con uno spesso foglio di gomma.
Ai lati, fino alla parete rocciosa della montagna, c'era solo roccia. All'ingresso e per qualche metro dopo c'erano infiltrazioni d'acqua, ma dopo che la galleria si è snodata senza problemi verso sinistra, a circa 10 metri dall'ingresso, tutto è diventato perfettamente asciutto. Mi ha stupito l'accuratezza della perforazione e soprattutto la finitura delle pareti di pietra, che sembravano quasi lucidate. La luce bianca faceva risaltare splendidamente i vari colori delle diverse formazioni geologiche, illuminando discretamente l'interno della galleria in un surreale gioco di luci e ombre. Il rumore dei nostri passi era attutito dal tappetino di gomma e la galleria aveva per me un'atmosfera enigmatica, ma molto emozionante. Faceva un po' freddo per come ero vestito, ma Cesar mi disse che non sarebbe durato a lungo. Inizialmente la macchina ha perforato in seguito a una strana deviazione del campo magnetico. In breve tempo, però, ci siamo resi conto dell'errore e la traiettoria è stata corretta. Guardate, proprio qui, disse Cesar, fermandosi sulla curva a sinistra del tunnel. Mi fermai anch'io, ammirando il modo elegante in cui la galleria era stata unita. Dopo la curva si estendeva perfettamente dritta per una cinquantina di metri, in modo molto simile a una galleria della metropolitana, anche se forse un po' più larga. Alla fine di questa distanza, nel cuore della montagna, vedemmo qualcosa che assomigliava a un enorme cancello, che sembrava essersi spostato scivolando verso sinistra, occupando ora meno di un quarto della larghezza della galleria. Vi stazionavano anche 2 soldati armati e il luogo era ben illuminato lungo tutta la circonferenza della galleria. C'era anche una biglietteria moderna, stretta ma piuttosto lunga, sul lato destro, poco prima del grande ingresso in un'altra galleria che già vedevo. Questo ingresso era attraversato dall'enorme porta che era stata fatta scorrere. Capii allora che quello era l'inizio dell'avventura, della grande scoperta che era stata fatta. Mi ricordai dello schizzo che Cesare aveva tracciato nel nostro ultimo incontro e mi resi conto che corrispondeva alla realtà che stavo vedendo, almeno per quanto riguardava la collocazione della misteriosa galleria nella montagna. Sono rimasto stupito dalla tecnologia che gli americani avevano a disposizione, mi ha detto Cesare. La macchina per la perforazione al plasma non è grande, ma richiede un equipaggiamento speciale per chi la circonda e per il sito di perforazione. È un po' come un equipaggiamento antiradiazioni atomiche. Io stesso ho indossato questa tuta speciale e ho osservato la perforazione da molto vicino. Lo spettacolo dietro le lenti contenenti una sofisticata sostanza protettiva è quasi incredibile. Si ha l'impressione che la roccia si sciolga sotto l'azione del getto di plasma, ma in realtà la roccia è resa molto malleabile, fino al punto di scorrimento, e viene immediatamente modellata in forma circolare dalla pressione esercitata dal campo magnetico rotante, che dirige anche il getto di plasma. Non c'è polvere e i detriti sono addirittura trascurabili. La velocità di penetrazione è colossale per questo tipo di lavoro. La distanza dall'ingresso ai 2 militari che vedete è stata percorsa in sole 5 ore. Dietro tutto rimane come se fosse stato levigato e pulitissimo, tanto che il tappetino di gomma e le attrezzature erano già pronte all'imbocco del tunnel prima che venisse portata fuori la perforatrice. Mentre ci dirigevamo verso la grande galleria, Cesar mi raccontò che inizialmente avevano perforato in un'altra parte della montagna per cercare di aggirare la barriera energetica all'ingresso della galleria principale all'interno della montagna. Scelsero un punto più alto della costa, a circa 300 metri dalla zona in cui era stata stabilita la base, e perforarono per diversi giorni, poiché la distanza dal tunnel era molto maggiore e la penetrazione non era orizzontale, il che rendeva le procedure tecniche molto più difficili. Alla fine hanno raggiunto la parete del tunnel, ma ogni sforzo per sfondarla è stato vano. Né il getto di plasma, né il campo magnetico, né i denti delle frese hanno ceduto. Dovettero abbandonare questa opzione e tappare l'ingresso della galleria che avevano appena perforato. Tornarono quindi al punto di partenza e iniziarono a perforare la parete rocciosa fino a raggiungere la barriera energetica. La perforazione veniva tracciata ogni minuto sui monitor di controllo ed era correlata alla distanza dalla zona di alimentazione. Pochi metri prima ci siamo imbattuti nell'inizio della galleria che vedete ora, quindi tutto ciò che dovevamo fare
era collegare le due gallerie, ha spiegato Cesar. Nel frattempo siamo arrivati davanti all'ingresso, che era sorvegliato dai 2 soldati delle forze speciali. Dall'uniforme e dalle mostrine, uno era rumeno e l'altro americano. I soldati hanno salutato Cesare, che si è diretto per qualche metro a destra, verso la biglietteria. L'americano entrò all'interno, dove probabilmente c'era una console di comando, perché da una nicchia dell'edificio spuntò subito un lungo braccio metallico con un complicato congegno all'estremità. Il braccio era incernierato. Cesar lo sollevò all'altezza degli occhi e pochi secondi dopo si udì un breve suono di accesso. «Sono state prese tutte le precauzioni», ha detto, tornando al mio fianco. «L'impronta dell'iride è stata analizzata e memorizzata come codice. Il sistema di sicurezza reagisce solo alla lettura del raggio laser della mia iride o di quella del generale Obadea. Ora, per esempio, il complicatissimo sistema di sensori laser che era stato installato proprio qui all'ingresso è stato disattivato, è invisibile e se fossimo passati avrebbe fatto scattare automaticamente l'allarme nella base. Abbiamo rifiutato l'impronta iridologica dei generali americani e abbiamo insistito perché l'accesso alla grande galleria appartenesse esclusivamente a noi. È da qui che sono partiti, infatti, primi problemi, disse pensieroso. Ho notato che la biglietteria aveva un'estensione oltre il cancello della grande galleria, da cui spuntava anche uno scanner laser dell'iride. Cesare mi spiegò che serviva per il ritorno dalla grande galleria. Ho anche scoperto che poteva bypassare il sistema di sicurezza, inserendo il palmo e le dita della mano destra in una speciale fessura, contemporaneamente alla lettura dell'iride. Questo metodo veniva utilizzato quando si dovevano effettuare trasporti massicci attraverso la grande galleria. Cesar tornò indietro di qualche metro e cominciò a spiegare. La diga di energia agiva approssimativamente in quest'area. In pratica è una proiezione di energia, ma non siamo riusciti a capire come sia stata realizzata. Non riusciamo nemmeno a capire come sia stato possibile che quella diga di energia persistesse ininterrottamente per millenni. Non conosciamo la fonte che la alimenta, né i mezzi tecnologici con cui è stata realizzata. In pratica, a parte il fatto che siamo riusciti a penetrare al di là di essa, non siamo riusciti a superarla in nessun altro modo, ma il suo superamento ha comportato un fatto tragico. Mi trovavo alle spalle di Cesare e guardavo il soffitto della galleria, dove era stata realizzata la giunzione con la grande galleria. Infatti, innanzitutto c'erano diversi metri di galleria nella roccia della montagna, con un diametro maggiore rispetto alla galleria scavata dal dispositivo americano al plasma. In questa porzione le pareti non erano finite, ma irregolari, con molti angoli. Inoltre questa zona della galleria, che era lunga circa 6 metri, non era circolare ma a sezione quadrata. La giunzione delle due gallerie avveniva solo a livello del suolo, che era livellato in leggera discesa dalla nostra galleria a quella antica più grande. Il dislivello era di circa 1 metro e lo si poteva vedere molto chiaramente nell'area del soffitto dove le due gallerie si univano. La perforazione era quasi concentrica con la galleria antica, ma nessuno riusciva a spiegare come fosse possibile che questa galleria partisse improvvisamente dall'interno della montagna. Si trattava ovviamente di un'opera artificiale. La possibilità che l'ingresso fosse stato coperto per una distanza di circa 60 metri non era credibile, poiché la massiccia struttura in pietra era identica a quella delle rocce circostanti. Ho chiesto a Cesar cosa è successo quando hanno raggiunto la barriera energetica. In quel momento stavamo discutendo con il generale Obadea e i generali del Pentagono alcuni aspetti della sicurezza della base. Siamo stati informati che le due gallerie erano state violate e unificate. Quando siamo arrivati, i militari avevano già iniziato a rimuovere il dispositivo al plasma dalla galleria. I 3 della prima squadra di intervento speciale del Dipartimento si sono intrufolati per vedere le condizioni della nuova galleria. È stato un grosso errore, perché hanno ignorato il protocollo d'azione. Saltarono il passaggio a livello di 1 metro tra le due gallerie e iniziarono a perlustrare l'area di circa 4 metri che sapevano di avere fino alla barriera energetica, che era invisibile. Purtroppo nessuno ha saputo spiegare come sia successo. I 3
Devono essersi avvicinati molto alla barriera energetica, perché pochi istanti dopo si è sentito uno strano e forte rumore, come un cortocircuito. Li abbiamo trovati accasciati alla base inferiore della barriera invisibile, con i corpi stranamente contorti, come se fossero stati delimitati dal bordo preciso di un muro. Erano tutti e tre morti. I medici dichiararono la loro morte istantanea per arresto cardiaco. Si creò una sorta di panico, anche se cercammo di disinnescare l'incidente. Come mi sarei presto reso conto, il panico era più che altro di origine americana ed era dovuto al fatto che i timori iniziali del personale americano stavano cominciando a realizzarsi. Infatti a quel punto non avevamo praticamente più accesso all'antica galleria. La perforazione laterale era fallita a causa del materiale sconosciuto, che resisteva a qualsiasi tentativo di sfondamento, e la diga energetica si stava rivelando inespugnabile. C'era anche il venerabile Massini e mi chiese un parere. A quel tempo il distaccamento americano non era ancora arrivato. C'erano solo gli specialisti con l'impianto di perforazione, una squadra di ricercatori e i rappresentanti del Massini Senior, che sono ancora lì, 2 generali del Pentagono e il consigliere presidenziale. Tuttavia, non sono così sicuro che il presidente degli Stati Uniti sia stato informato di questa operazione. Si trattava ovviamente di un affare interno, dietro le quinte, dal quale volevano trarre il massimo vantaggio. Il venerabile ne sapeva di più sull'origine di questa operazione e, come mi resi conto, era a conoscenza di almeno un oggetto che si trovava nella sala grande che avremmo raggiunto tra poco. L'impazienza del massone era contenuta ma ferma. A quel punto avrei potuto ordinare il loro allontanamento da quest'area, ma non avrebbe risolto nulla, se non complicare notevolmente le cose. L'influenza dell'anziano Massini avrebbe finito per portare alla sostituzione mia e del generale Obadea dalla guida di un'operazione che non era ancora stata portata all'attenzione del potere politico. Naturalmente avevo tutte le giustificazioni e le attenuanti del caso, ma era bene che le informazioni venissero da noi e non da estranei. Tuttavia, un elemento del tutto imprevisto ha modificato radicalmente la situazione e ci ha portato su una strada molto tesa e pericolosa, che è ancora presente. Spero tuttavia che queste tensioni non si aggravino oltre un certo punto, perché allora sarà difficile dire cosa potrebbe accadere. Cesare si avvicinò al grande cancello di pietra, che era all'ingresso della grande galleria. Si avvicinò alla parete sinistra della galleria, dove aveva aperto il cancello, e mi disse: «Ora sei proprio nella barriera energetica quando viene attivata. Vedi qualcosa sulla parete accanto a me?» Guardai con attenzione e notai nella roccia irregolare una porzione piuttosto grande, di forma quadrata, di circa 20 centimetri di lato, perfettamente rifinita, che sembrava essere intarsiata nella parete della montagna. Su di essa era accuratamente tracciata la forma di un triangolo equilatero con il vertice rivolto verso l'alto. Questa è la chiave lasciataci da coloro che hanno costruito questo insieme. Senza di essa saremmo stati completamente impotenti. Dopo la morte dei 3 soldati sono arrivato esattamente dove vi trovate ora e ho scrutato il luogo con i miei occhi, notando questo quadrato di pietra molto ben levigato, su cui è rappresentato il simbolo triangolare. Ma poi la galleria è stata bloccata dall'enorme cancello che vedete qui. Il problema era che mi trovavo molto vicino alla diga elettrica, che si trovava a circa 2 metri di fronte al cancello, dove vi trovate ora. Come potete vedere, il quadrato scalpellato incastonato nella roccia della montagna si trova tra l'enorme cancello di pietra e la barriera energetica. Naturalmente, ho pensato che la sua funzione fosse quella di comandare l'apertura del cancello. Ma come potevo raggiungerlo se la strada era bloccata dall'invisibile muro di energia? Guardai Cesare con sgomento. I 2 soldati erano entrati da tempo nella capanna, lasciandoci soli all'ingresso del misterioso corridoio antico. Ero profondamente segnato dall'emozione di scoprire segreti millenari che ora mi venivano gradualmente svelati. Il mio corpo sembrava più leggero e le parole di Cesare arrivavano alle mie orecchie in modo un po' confuso. Tuttavia, avevo acquisito una straordinaria lucidità e capivo tutto molto rapidamente, in modo intuitivo.
È una questione di frequenza vibrazionale, dissi, meravigliandomi della calma con cui avevo pronunciato quelle parole. Cesare mi guardò sorpreso. Esattamente, confermò. Cercando una soluzione, chiusi gli occhi e mi concentrai sulla diga energetica. Dopo un po' mi resi conto che era effettivamente viva, ma in un modo molto particolare che non potevo spiegare ai presenti. Solo il venerabile, credo, avrebbe potuto capire, ma era proprio a lui che non volevo rivelare nessuno dei misteri che stavo imparando. Sentivo che c'era una certa compatibilità tra me e l'energia della diga, qualcosa come una simpatia reciproca, e che avevo superato il test della vibrazione personale. Tuttavia, non potevo fare a meno di chiedermi quale eccezionale grado di sviluppo tecnologico e spirituale fosse stato raggiunto da coloro che avevano stabilito questa vera e propria soglia di verifica energetica che la scienza di oggi non può nemmeno concepire, per non parlare della realizzazione pratica. Poi raccolsi dal basso alcuni frammenti di roccia e li lanciai verso l'invisibile muro energetico. Non appena il sasso ha colpito la barriera energetica, si è trasformato in una polvere fine che è caduta a terra in linea retta. Ho chiesto altri oggetti di metallo, plastica, legno o pelle. La conclusione è stata chiara. Tutto ciò che era fatto di sostanza amorfa si è trasformato immediatamente in polvere e tutto ciò che era materia organica è stato scartato a meno che non avesse una certa frequenza elevata di vibrazioni individuali. Ho inviato le polveri al laboratorio per le analisi e poi ho toccato delicatamente con la mano la superficie invisibile della barriera energetica. Ho sentito solo un sottile formicolio sulla pelle, molto piacevole. Quindi sono andato avanti con tutto il corpo, attraversando l'altro lato della parete energetica. Ho giudicato il suo spessore al massimo di 1 centimetro. Ora stavo guardando le facce sbalordite dei funzionari americani e dei diversi membri della mia squadra dall'altra parte della diga. Mi sono avvicinato alla parete e ho premuto il triangolo sul quadrato di roccia perfettamente levigato che vedete qui. In realtà ho dovuto solo toccarlo, perché non ha gioco, non si muove. Solo la sua superficie è delimitata nel muro. Il cancello di pietra, di cui ora vedete solo una piccola parte, ha iniziato immediatamente a scorrere dolcemente e quasi senza rumore verso sinistra, e si è fermato nella posizione in cui si trova ora. Fu quello il momento in cui tutti noi vedemmo per la prima volta la grande galleria. È stato un momento molto emozionante. Innanzitutto siamo rimasti scioccati dal fatto che era illuminata, come la vedete ora, eppure non conteneva alcuna fonte di luce, almeno non quelle convenzionali che conosciamo. Cesare fece una breve pausa. Fissai stupefatto l'interno della grande galleria e solo allora mi resi conto che non c'era alcuna fonte di illuminazione. Troppo assorbito da ciò che Cesare mi aveva detto e dalle mie osservazioni sull'area di fusione tra le due gallerie, immaginai che anche la luce della grande galleria provenisse dalle installazioni luminose che probabilmente erano state installate lungo di essa, come nel caso della galleria appena scavata. Solo ora mi sono reso conto, con mio grande stupore, che questa luce sembrava non avere una fonte, anche se ero tentato di dire che proveniva dallo straordinario materiale che rivestiva le pareti della galleria. Questa luce era meno intensa di quella della nostra galleria, ma era molto piacevole, inducendo un evidente stato di rilassamento e distensione fisica e mentale. Poi c'è stata questa sensazione complessa e molto profonda che la dimensione del corridoio, il colore e il disegno del materiale di cui è fatto, Cesar ha continuato a parlare. Da qui si vede a malapena la fine, ma vi dico che il tunnel gira bruscamente a destra, circa 300 metri più avanti. Lo vedrete presto da soli. Ma torniamo alla diga energetica. Ho toccato di nuovo il triangolo smussato e il cancello è scivolato al suo posto, chiudendo l'accesso alla grande galleria. Solo quando ho riaperto il cancello, passando attraverso l'area della diga energetica, ho capito che era stato annullato. Quindi il singolo comando ha rimosso la barriera energetica e allo stesso tempo ha aperto il cancello di pietra che bloccava l'accesso alla grande galleria.
In seguito ho fatto diversi esperimenti, soprattutto dopo aver delimitato con precisione la zona di energia della diga. Il generale Obadea si avvicinò e toccò la superficie invisibile della barriera energetica con la punta di un dito, ma sebbene non gli fosse successo nulla di grave, gli girava la testa e provava una vaga sensazione di nausea. Il consigliere presidenziale degli Stati Uniti è stato sbattuto violentemente a terra, anche se il contatto tra la sua pelle e la barriera energetica è stato molto lieve. In seguito si è ripreso dallo svenimento sotto l'attenzione di un medico. In seguito, nessuno ha più voluto tentare di penetrare il muro di energia. Probabilmente i 3 soldati morti hanno avuto un contatto simultaneo su un'area molto più ampia che è stato fatale. Il problema è che anche dietro questa barriera invisibile, cioè tra il cancello chiuso e il muro di energia, chi non riesce a superarla non può rimanere a lungo. Ho fatto delle prove con alcuni soldati e, dopo aver chiuso il cancello e il sistema energetico, mi hanno detto di aver provato una sensazione di soffocamento, che si è aggravata col tempo. Abbiamo quindi dovuto lasciare aperti sia la diga energetica che il cancello d'accesso, ma come avete visto, abbiamo piazzato 2 guardie e utilizzato il sistema d'allarme per impedire qualsiasi ingresso non autorizzato nella grande galleria. Il sistema di identificazione a iride si resetta 5 secondi dopo l'annullamento, un tempo sufficiente per attraversare la linea di ingresso nella galleria oltre il sistema di cancelli scorrevoli. Voglio mostrarvi come funziona il cancello. Cesare toccò delicatamente il quadrato di pietra levigata. L'enorme cancello, spesso una trentina di centimetri e alto quanto la grande galleria, oltre 6 metri, si muoveva molto silenziosamente, grazie a un sistema di ingranaggi che non riuscii a identificare. Quando il cancello chiuse completamente l'ingresso, potei vedere che era perfettamente levigato, ma senza alcuna iscrizione sulla sua superficie. Era solo un'enorme parete di roccia quasi lucida, che pesava forse più di 20 tonnellate. Ma cos'era che la faceva muovere con tanta leggerezza e delicatezza? Proprio mentre cercavo la risposta a questa domanda, scrutando il bordo inferiore, ho avvertito l'inizio di un'esplosione. Non riuscivo quasi a respirare e una vaga vertigine mi assaliva. Cesare, che mi osservava con attenzione, riaprì il cancello e l'effetto scomparve all'improvviso come era apparso. Lesse la mia domanda con gli occhi. Non so cosa scateni questo effetto specifico. Probabilmente si tratta di una sorta di azione interattiva tra la superficie del cancello quando è chiuso e la barriera energetica, che influenza di conseguenza ogni organismo vivente in questo spazio intermedio. Inoltre, non siamo riusciti a svelare il mistero del movimento del cancello, che è gigantesco. Se si osserva attentamente, si nota che quando si muove verso destra, spinge questa lastra di pietra che copre lo spazio attraverso lo spessore del cancello. Quando oscilla verso sinistra, la lastra di pietra levigata torna indietro, ben premuta contro il bordo del cancello, come se fosse spinta da una molla. Tuttavia, non credo che si tratti di un metodo tecnologico così primitivo, perché tutto avviene in modo troppo fluido e silenzioso. Deve trattarsi di una tecnologia completamente diversa. I generali americani hanno proposto di sfondare la soglia di pietra per vedere cosa c'è sotto, ma noi non abbiamo accettato. Mi è sembrato infantile. Ho osservato attentamente il tracciato del cancello. Le giunzioni erano incredibilmente precise e molto ben levigate. Nulla poteva penetrare tra di esse, né si poteva vedere cosa c'era sotto. Il cancello, accuratamente modellato, semplicemente spuntava dalla parete sinistra della galleria e correva fino alla parete destra, dove si fondeva perfettamente con essa. Mentre stavamo facendo questi esperimenti e osservazioni dopo la disattivazione della barriera energetica, una delle guardie militari si avvicinò al nostro gruppo e ci informò che i tecnici americani richiedevano la nostra presenza nella base per farci sapere qualcosa di speciale. Caesar continuò a raccontare gli eventi accaduti. Uno dei 2 generali americani e il generale Obadea si spostarono rapidamente all'esterno, dove si trovava il centro di interpretazione dei dati tecnici.
Poco dopo mi riferirono che, stranamente, subito dopo la disattivazione della prima diga di energia all'ingresso della grande galleria, l'enorme scudo semisferico all'altra estremità della grande galleria si attivò improvvisamente, passando a un livello di vibrazione più elevato ed emettendo una grande luce. Detto questo, Cesare si diresse verso la capanna dei militari. «Andiamo ora», disse. «È ora di entrare nella grande galleria. Potrete vedere con i vostri occhi ciò che vi ho detto». Riprendemmo la procedura di riconoscimento dell'iride e così potemmo varcare la soglia del cancello, calpestando per la prima volta quello stranissimo e particolarissimo tessuto dell'antico tunnel. Dietro di noi, i due soldati avevano ripreso silenziosamente i loro posti di guardia. Proprio all'ingresso della grande galleria c'erano due veicoli elettrici, ma abbiamo preferito camminare, in modo che Cesare avesse il tempo di raccontarmi l'accaduto. Mentre lui parlava, io studiavo la galleria con interesse. A uno sguardo superficiale si poteva dire che le sue pareti e il terreno su cui camminavo erano fatti di pietra di montagna, accuratamente levigata. Mi avvicinai alla parete di sinistra e la tastai. Era ricoperta da un materiale che sembrava sintetico, ma che allo stesso tempo dava la strana sensazione di avere una parte organica. Era del colore della benzina, ma spesso i suoi riflessi erano verdi e persino blu scuro. L'inquietante impressione di acqua derivava dalle strisce irregolari che lo attraversavano in tutte le direzioni. Sorprendentemente, mentre ci muovevamo, anche le strisce cambiavano posizione, larghezza e colore. Ma ciò avveniva in modo molto fluido, dando l'impressione che fosse solo un effetto relativo del nostro movimento rispetto alla parete. Le sfumature di colore avevano un effetto profondamente rilassante sulla psiche e alteravano il corretto apprezzamento della distanza. Quando me ne accorsi, Cesare mi disse: «Ci siamo resi conto della stessa cosa. Abbiamo dovuto misurare la distanza totale e segmentale della galleria e abbiamo anche messo dei cartelli sul bordo. In effetti, sul lato destro della galleria si potevano vedere dei marcatori che indicavano la distanza in metri e yard dall'ingresso della galleria. Ho anche notato che il materiale era un po' ruvido al tatto, ma non poteva essere né graffiato né piegato. Cesar mi disse che resisteva a qualsiasi tentativo di romperlo, perforarlo, graffiarlo o tagliarlo, per quanto affilato fosse il dispositivo utilizzato, e stranamente le fiamme del fuoco venivano assorbite al suo interno. Il fuoco non poteva, in pratica, sussistere sul materiale. I ricercatori statunitensi non sono in grado di commentare la natura del materiale perché non hanno campioni della sua sostanza. L'unica cosa che possono dire è che il materiale è una strana combinazione di materia organica e inorganica, ma come queste siano organizzate nella sua struttura interna è il mistero più grande per loro. All'altezza dei 280 metri, la galleria ha virato bruscamente a destra con un angolo acuto. Non si riusciva a decifrare il motivo di questa traiettoria. A una distanza molto maggiore, in lontananza, riuscì a intravedere una luce azzurra e fatata che scintillava come una stella. Vedendo l'eccitazione sul mio volto, Cesare sorrise e disse: «È la fine del nostro viaggio, ma in un certo senso è anche l'inizio di qualcosa di ancora più grande, secondo i dati che ora conosco. Il modo tecnologico in cui questi dati ci sono stati rivelati è colossale, ma purtroppo non potete accedervi. Capirete meglio quando raggiungeremo la sala di proiezione, come abbiamo deciso di chiamarla. Significa che gli americani sono entrati lì dentro», ho detto. Non appena riuscii a risolvere il problema del primo scudo energetico, l'anziano Massini volle entrare nel corridoio e raggiungere la sala principale. Ho invocato il problema dell'alto rischio, che aveva causato anche la morte dei 3 soldati, e la necessità di predisporre un severo sistema di sicurezza e di allarme all'ingresso del corridoio principale. Non gli andava bene, ma non poteva farci nulla. Io guardavo per temporeggiare il più a lungo possibile, ma soprattutto per entrare nella sala principale senza essere accompagnato da nessun massone. Non sapevo cosa volessero lì dentro, ma speravo di scoprirlo non appena fossi entrato nella sala e ne avessi inventariato il contenuto. Le registrazioni satellitari mostravano che c'era un enorme spazio in fondo alla grande galleria, ma anche questo era protetto da uno schermo energetico.
In una pausa organizzativa, approfittando dell'assenza degli americani e del senior Massini nel tunnel, ho preso un veicolo elettrico e ho guidato da solo attraverso questo corridoio, dopo oltre 50.000 anni di desolazione, fino alla luce che vedete in lontananza davanti a voi. Tuttavia, ciò che vedete mentre scrutate è solo il riflesso di una parte dello scudo energetico protettivo dell'enorme sala a forma di aula che presto raggiungeremo. Come noterete, proprio alla fine, la galleria si piega con un breve angolo. Speravo di poter superare questa barriera in modo simile alla prima diga energetica. Quando ci sono arrivato, sono stato sopraffatto. La galleria attraverso la quale stavamo camminando si apriva improvvisamente in una sala gigantesca, proprio nel cuore della montagna, che racchiudeva un enorme scudo energetico emisferico. Questo scudo, a sua volta, delimitava la sala di proiezione con tutto ciò che conteneva. L'imponenza del luogo era travolgente, ma proprio mentre stavo studiando il modo migliore per entrare, fui convocato d'urgenza via radio alla base. La notizia che avrei ricevuto avrebbe complicato enormemente le cose. Era un momento cruciale, ma che non potevo prevedere. Elevate tensioni diplomatiche. Tornammo velocemente alla base ed entrammo nella stanza degli americani, dove mi aspettava anche il generale Obadea. Kesar continuò a raccontare la storia. Un elemento imprevisto era intervenuto, sconvolgendo tutti i piani, sia nostri che dell'anziano Massini. In effetti, il venerabile era seduto su una sedia più indietro, immerso nei suoi pensieri. Probabilmente stava già facendo nuovi calcoli, riconsiderando la sua posizione. La stampa rumena ha imparato qualcosa? Ci ho provato. Peggio. Ricordate che il venerabile mi aveva parlato della scoperta che gli americani avevano fatto nei dintorni di Baghdad e che anche lì c'era una barriera energetica che non poteva essere violata, ma la cui natura era identica a quella dello scudo energetico emisferico che circondava la grande sala qui sui Monti Bucegi. Annui. La scoperta degli americani non era stata casuale, ma aveva seguito alcune indicazioni fornite dallo stesso satellite spia militare, che ha rivelato anche i dati per la mappa approssimativa della struttura all'interno dei Monti Bucegi. Ebbene, proseguì Cesare, il consigliere per la sicurezza nazionale americana aveva ricevuto un fax top secret che lo informava che lo scudo energetico emisferico nei sotterranei di Baghdad si era improvvisamente attivato, pulsando ad alta frequenza. L'informazione sorprendente era che davanti a lui appariva un ologramma del pianeta che mostrava in sequenza e progressivamente il continente europeo, poi la sua parte sudorientale, poi il territorio della Romania, poi i Monti Bucegi e infine la posizione della struttura al loro interno, mostrando il corridoio della grande galleria e lo scudo energetico emisferico che pulsava con potenza. Era evidente che i due scudi energetici emisferici erano in connessione diretta ma misteriosa, tanto che l'attivazione di uno portava all'attivazione dell'altro. Chissà, potrebbe anche esserci una rete di strutture sotterranee di questo tipo in tutto il mondo. La cattiva notizia, tuttavia, è che la Presidenza degli Stati Uniti è stata messa al corrente di tutto questo e ha contattato la diplomazia rumena attraverso i servizi segreti. In poche decine di minuti, l'intera operazione era stata scoperta. Era già stato annunciato l'imminente arrivo di una commissione statale ad hoc da Bucarest per valutare la situazione sul campo. Ero talmente rapito da ciò che Cesare mi stava dicendo che non mi resi nemmeno conto di essermi fermato, ascoltandolo con la massima attenzione. Mancavano quasi 100 metri all'ultima curva del corridoio e la luce dello scudo energetico che si rifletteva sulle pareti della grande galleria era ora molto più intensa. Volevano forse assumere il controllo a livello di organo politico? Ho chiesto con impazienza. Inizialmente credo che l'ordine fosse questo, ma la situazione si è complicata ulteriormente quando hanno capito di cosa si trattava in realtà. I miei timori si sono avverati, perché i nostri politici, coloro che avevano il diritto di essere consigliati su questi temi, sono andati nel panico. Era ovvio che non potevano far fronte a ciò che stava accadendo e che le decisioni sarebbero state prese in un avanzato stato di stress.
Il generale Obadea fu convocato a Bucarest. Era un momento molto critico, che metteva a rischio l'esistenza stessa del Dipartimento, o almeno la sua struttura indipendente. Il generale dovette giustificare l'occultamento dell'azione al potere politico ai vertici dello Stato. Quello fu forse il momento più teso dell'intera operazione. Prima di partire per la capitale con la commissione, Obadea si consigliò con me e decidemmo di comune accordo di rivelare tutti gli aspetti, gli intrighi e i piani dell'ultimo anno, che coinvolgevano i miei legami con l'anziano Massini. Il problema più difficile era trovare esattamente le persone giuste per fare quel rapporto di importanza cruciale per il Paese, perché altrimenti tutte le nostre intenzioni e i piani costruiti con tanta cura fino a quel momento sarebbero stati scoperti e le conseguenze avrebbero potuto essere molto dannose sia per me che per il generale e per la sicurezza nazionale. Nel frattempo ero stato consegnato alla base, tutto il lavoro era stato interrotto. La squadra americana è stata isolata in una tenda e la guardia del tunnel, così come la nostra, è stata assunta da un battaglione di intervento speciale dell'esercito. La tensione diplomatica stava crescendo, poiché le pressioni di Washington premevano per comunicare con i generali del Pentagono e soprattutto con il consigliere per la sicurezza. In quel momento nessuno sapeva ancora cosa ci fosse nella grande sala protetta dallo scudo energetico. Tutte le iniziative e le operazioni di ricerca erano state interrotte. Nessuno poteva aggirarsi per la base, tranne le pattuglie di sicurezza. Il nuovo stato di cose era coordinato da due importanti generali dell'esercito rumeno che erano in contatto permanente con le più alte strutture politiche della Romania. Ebbene, in questa situazione di estrema tensione, l'unica persona che riuscì a sgattaiolare fuori dalla base, seguendo un ordine molto speciale di Bucarest, fu l'anziano Massini. Non l'ho più visto da allora, ma credetemi, ho sentito pienamente la sua influenza nel modo in cui si sono svolte le cose. Mi riferisco alla lotta silenziosa ma molto accanita dietro le quinte tra i diplomatici rumeni e americani, nonché alla natura delle decisioni politiche che furono prese in seguito in relazione all'operazione qui in montagna. È successo tutto molto rapidamente. 109. Sono passati solo 8 giorni da quegli eventi. Ascoltando il racconto di Cesare, rimasi molto sorpreso dalla piega che avevano preso le cose, ma soprattutto perché ero ancora lì, come se nulla di ciò che stavo sentendo fosse realmente accaduto. Se sono qui e se lei, come mi sembra di capire, è riuscito a entrare nella sala proiezioni, allora il generale Obadea ha avuto successo a Bucarest. Cesare sorrise in modo enigmatico. In larga misura la risposta è sì. Il successo è consistito soprattutto nel portare i fatti all'attenzione di persone di elevata probità morale, che sono anche profondamente patriottiche. È stata convocata una riunione d'emergenza del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, CSAT. La maggior parte delle persone è rimasta scossa da quanto appreso. Si creò spontaneamente un'ondata di intensa simpatia per il generale e le sue azioni e si decise sul posto di continuare le indagini sotto il pieno comando del generale e del sottoscritto. Tuttavia, la crisi diplomatica non si era ancora sbloccata. Il personale americano fu autorizzato a lasciare il paese il giorno successivo, ma il team di ricercatori e specialisti, così come tutta la logistica e l'attrezzatura, erano ancora trattenuti. Per un momento ho pensato che le cose si fossero risolte e ne ero quasi felice, perché non c'era bisogno di fingere o di cedere, più o meno, alle richieste della venerabile ed elitaria massoneria. Purtroppo, il loro potere di influenza e la pressione diplomatica che esercitavano erano enormi. Cesare e io eravamo arrivati alla fine del corridoio, che girava di nuovo bruscamente in basso, questa volta a sinistra, e solo per circa 4 metri. Lo spettacolo davanti a noi era davvero grandioso. La gigantesca cupola formata dallo scudo energetico era di uno splendido colore blu cangiante, continuamente attraversata da intensi lampi di bianco brillante. Sebbene Cesare mi avesse detto che la sala di proiezione non era chiusa all'esterno da un cancello, come la grande galleria, tuttavia non si poteva vedere nulla al suo interno, attraverso lo scudo energetico. Il corridoio terminava bruscamente in un'enorme sala, scavata nella roccia della montagna come una semisfera.
dalla soglia del corridoio allo scudo energetico non passavano più di 7-8 metri. In quell'arco di tempo, su entrambi i lati del corridoio, erano allineati 4 veicoli elettrici. La cupola che realizzava lo scudo energetico era racchiusa nella cavità semisferica della montagna, ma notammo che l'area dietro di essa condivideva un fronte comune con la parete rocciosa. Ho giudicato che il dislivello tra la cupola dello scudo e il soffitto della sala fosse di circa 10 metri. La luce magica che lo scudo energetico emetteva si rifletteva in meravigliosi bagliori e ombre sulle pareti rocciose della montagna. La bellezza e la grandezza di quell'immagine erano ultraterrene e mi entusiasmavano e deliziavano il cuore. «Come sei riuscito a entrare?» chiesi a Cesare, profondamente turbato dall'intensità dell'esperienza che quella vista mi aveva provocato. «È molto più semplice di quanto ci si possa aspettare. Probabilmente chi ha progettato il tutto ha considerato la prima diga un vero e proprio trampolino di lancio per i potenziali pretendenti, giudicandola sufficiente per la sicurezza dell'intera struttura. Devo ammettere che avevano ragione. Nulla può superare la prima diga energetica, a meno che non ci sia una coscienza superiore profondamente benefica. Anche in caso di deflagrazione atomica, l'intera assemblea è molto ben protetta dalla montagna. Forse è proprio per questo che la grande galleria inizia all'improvviso, molto al suo interno. Ma non riesco a capire come siano riusciti a realizzare tecnologicamente il tutto. Quando ho ricevuto i nuovi ordini da Bucarest ero molto felice. Sentivo che la battaglia era solo all'inizio, ma almeno avevo un importante sostegno politico, oltre alla guida dell'operazione. Il giorno stesso in cui sono entrato nella sala delle proiezioni che avete davanti a voi. Allora rimasi solo e venni a conoscenza del terribile mistero che era rimasto nascosto per 50.000 anni. Potete difficilmente immaginare i sentimenti che ho provato in quei momenti. Tuttavia, alcune cose non posso dirle. Lei ha già parlato di questo numero di anni. Ho interrogato Cesare. Come fai a sapere che questo è il periodo a cui risale tutto qui? È stato il frutto di un ulteriore esame scientifico di alcuni dati che loro ci hanno fornito e che potrete vedere subito dopo il nostro ingresso in sala. Nell'ultima settimana, tutti gli eventi che vi sto raccontando hanno avuto luogo. Molti di essi sono accaduti molto rapidamente e a volte i cambiamenti di situazione sono stati drammatici. Ve li racconto qui prima di entrare nel teatro, perché sarete molto affascinati da ciò che vedrete. Ci fermammo sulla linea di demarcazione tra la grande galleria e la gigantesca sala all'interno della montagna che ospitava lo scudo energetico emisferico, ascoltando Cesare mentre guardavamo affascinati il luccichio ultraterreno sulla superficie blu dell'emisfero. Dopo la decisione del CSAT di continuare l'indagine sotto la direzione del Dipartimento Zero, siamo entrati più volte nella sala proiezioni e abbiamo inventariato tutto con la nostra squadra di specialisti, ha detto Cesar. Il giorno dopo, però, cominciarono ad arrivare i primi segnali contrastanti dalle autorità politiche. Gli ordini si susseguivano, si annullavano a vicenda, erano a volte veementi, a volte evasivi, e tradivano una grande tensione. Sospettavo che questo fosse il teatro di una vera e propria battaglia. Avevamo già trasmesso i risultati delle nostre scoperte nella sala proiezioni, su una linea telefonica sicura. A quanto pare questa fu la miccia che accese la bomba. Il generale Obadea mi ha detto 2 giorni fa, dopo il suo ritorno da Bucarest, che i membri del CSAT erano in riunione continua, in collegamento con noi. Avevano deciso di rendere pubblica questa formidabile scoperta sulle montagne della Romania, dopo averne discusso a fondo. Il generale Obadea era stato inserito nella struttura del CSAT e aveva una parola forte a favore della dichiarazione che lo Stato rumeno stava per fare al mondo. Mi disse che c'erano alcuni membri del CSAT che si opponevano con veemenza, ma erano una minoranza. Gli animi si sono alzati a tal punto che a un certo punto queste persone si sono alzate e hanno lasciato la stanza. I consiglieri del presidente erano in continuo andirivieni, trasmettendo informazioni dall'Ufficio per le relazioni diplomatiche esterne alla riunione del CSAT.
Quando la diplomazia americana fu informata che la Romania doveva trasmettere un comunicato stampa mondiale di importanza cruciale per l'umanità, tutto andò nel caos. Il generale mi disse che non aveva mai visto tanta agitazione e panico tra i diplomatici. Nessuno ne conosceva la causa, ma tutti sospettavano che stesse accadendo qualcosa di molto grave e importante. A un certo punto il presidente fu chiamato per una telefonata diretta con la Casa Bianca. Era una conversazione molto speciale e top secret. Non tornò per molto tempo, ma riferì che una delegazione americana al più alto livello diplomatico era già in viaggio verso Bucarest. Le informazioni sono volate con il vento. Nel giro di poche ore tutte le transazioni e gli accordi tra lo Stato rumeno e le organizzazioni finanziarie internazionali sono stati bloccati. L'ordine di dichiarare lo stato di emergenza nella zona montuosa e anche nella capitale era atteso da un momento all'altro. Il ministro della Difesa aveva emesso l'ordine di allarme generale per gli ufficiali. Ci sono stati momenti di grande panico e persino di terrore tra le persone coinvolte nell'operazione, perché nessuno conosceva la vera causa di questo stato di cose. I colloqui tra i funzionari statunitensi e la parte rumena sono stati condotti senza interpreti. Sono stati così violenti che non sono mancati momenti di crisi in cui i diplomatici si sono urlati addosso più forte che potevano, pronunciando molteplici minacce di ritorsione. La cosa positiva è che gli altri paesi del mondo non sapevano ancora nulla della questione. Gli americani sapevano fin troppo bene che c'erano sempre alcuni paesi molto potenti che si sarebbero immediatamente alleati con la Romania per sostenere la sua dichiarazione. Cosa intendevano dire con la loro dichiarazione? In sostanza, avrebbe contenuto i fatti principali della scoperta sui Monti Bucegi, fornendo al mondo prove, fotografie e altri elementi essenziali per chiarire i vari aspetti di questa struttura all'interno della montagna. I più grandi scienziati sarebbero stati invitati a condurre studi e ricerche, e tutte le risorse sarebbero state mobilitate per risolvere i numerosi enigmi che ci troviamo ad affrontare. Ma l'aspetto più importante sarebbero state le rivelazioni sul passato lontanissimo dell'umanità e sulla storia reale che è stata quasi completamente falsificata, oltre a elementi molto delicati che posso rivelarvi solo in parte. Ma come si sapeva tutto questo? Lo vedrete presto, siate pazienti. Gli americani reagirono con veemenza, perché quell'affermazione avrebbe mandato in frantumi la loro influenza planetaria in un istante e, soprattutto, avrebbe potuto gettare nel caos l'economia e la società del loro paese, forse anche il mondo intero. In effetti, questo era il motivo principale che invocavano per non provocare il panico e non sconvolgere le popolazioni della Terra. Ciò che si è perso di vista, tuttavia, è che questo possibile stato di angoscia e di sconvolgimento sociale sarebbe sorto come risultato diretto delle menzogne e delle manipolazioni che sono state deliberatamente mantenute nel corso dei secoli dalle classi dirigenti e soprattutto dall'organizzazione massonica. Attraverso un canale diplomatico molto speciale è stato ricevuto persino un intervento personale del Papa, che ha invitato a una grande moderazione prima di compiere questo passo fondamentale per l'umanità. Il Vaticano era già stato segnalato dagli americani come possibile alleato per bloccare la divulgazione, ma stranamente, anche se la presentazione di questi fatti al mondo avrebbe ridotto notevolmente il potere e l'influenza del Vaticano sui fedeli cristiani, il Papa non ha preso una posizione fermamente contraria, ma ha esortato ad un'attenta valutazione dei pro e dei contro prima di presentare la dichiarazione. Ha anche segnalato che avrebbe messo a disposizione dello Stato rumeno alcuni antichi documenti dell'archivio segreto della leadership papale, che sono di grande importanza per la Romania e supportano le prove della scoperta sulle montagne. Alla fine, dopo quasi 24 ore di discussioni e deliberazioni, è stato raggiunto un accordo finale sulla cooperazione rumeno-americana, in termini precisi che bilanciavano gli interessi di entrambi i paesi. Non posso rivelarvi questi termini, ma so che la posizione dello Stato rumeno era quella di rimandare la divulgazione o di presentarla all'umanità in modo graduale in futuro. Il giorno successivo, dopo che le acque si erano calmate,
sulla base dell'accordo di cooperazione tra i due paesi, arrivò un comando americano con tutta la logistica necessaria, che avete già visto all'interno della base. Con loro sono tornati i due generali e il consigliere per la sicurezza nazionale, presumibilmente con compiti ben definiti. Poi è stato scavato nella montagna l'enorme hangar, che è stato attrezzato a dovere. Il protocollo dell'accordo prevede le più severe misure di sicurezza, protezione e sorveglianza, che saranno ulteriormente sviluppate nei prossimi giorni. Per questo motivo non potrete accedere ad alcune aree della screening room, ma vi dirò brevemente cosa c'è. Sala proiezioni. Cesare mi fece segno di avanzare. La grande galleria terminava bruscamente nella gigantesca sala all'interno della montagna, che misurava in altezza circa 30 metri ed era lunga un centinaio di metri, secondo le mie stime. La sala di proiezione, che era praticamente racchiusa dallo scudo energetico, era di dimensioni un po' più piccole rispetto alla sala all'interno della montagna. L'altezza della sala di proiezione era di circa 20 metri, forse di più. Mi sembrò enorme. Dalla fine del corridoio allo scudo energetico in linea retta c'erano circa 7-8 metri. Questa distanza era delimitata da due cordoli dello stesso materiale che costeggiavano il corridoio. I cordoli correvano fino allo scudo, esattamente della larghezza del corridoio. I 4 veicoli elettrici erano posizionati ai lati di questi cordoli. Uscii eccitato dal corridoio per imboccare il breve sentiero delimitato da un marciapiede. Quello mi sembrava il momento della verità. Stavo per penetrare nel cuore di un mistero, nascosto da decine di migliaia di anni, e per annoverarmi tra i pochissimi che avevano accesso alla rivelazione del suo enigma. Lo scudo energetico ha lo scopo di delimitare la stanza, come un muro, dal resto della cavità della montagna, e anche di proteggerla da varie influenze esterne dannose, disse César, facendomi uscire dai miei pensieri. Ha una sola via d'accesso incondizionata, come una porta, proprio davanti a te. Infatti, non appena ci siamo avvicinati al muro di energia, la parte dello scudo delimitata dai due cordoli è diventata prima incandescente e poi è scomparsa del tutto, segnando con precisione la sagoma di un ingresso alto circa 5 metri. Entrai nella grande sala, seguito da vicino da Cesare, e alle nostre spalle lo scudo tornò a brillare, compatto. Cesar mi ha spiegato che questa era l'unica parte della stanza accessibile. Qualsiasi altra parte dello scudo sarebbe stata impenetrabile e avrebbe respinto qualsiasi tentativo di penetrazione, come un muro impenetrabile. Tuttavia, la materia organica o inorganica che veniva a contatto con esso non veniva danneggiata, come nel caso della prima barriera energetica, ma non poteva nemmeno penetrarla. Lo scudo era come una perfetta proiezione olografica, ma la sua consistenza era puramente energetica, dando la stessa impressione di vita del materiale che avvolgeva il corridoio. All'interno, la superficie dello scudo non era più dello stesso colore blu, ma bianco dorato, riflettendo una luce chiara e intensa, ma per nulla affaticante per gli occhi. Ho notato che, a differenza della grande sala della montagna che la inglobava, la sala di proiezione era quasi circolare. Guardavo con desiderio quel vasto spazio che, per uno strano effetto ottico, mi sembrava gigantesco come lo spazio esterno. Il suolo era ricoperto dello stesso materiale della grande galleria, ma qui la luce speciale faceva sì che il suolo riflettesse nella sua composizione una meravigliosa tonalità turchese. Avevo l'impressione di trovarmi in un altro mondo. Quasi nulla di ciò che vedevo corrispondeva ai valori e alle dimensioni abituali della civiltà in cui vivevo e a cui mi ero abituato. Fin dall'inizio, i miei occhi sono stati attratti dalla parte posteriore della sala, diametralmente opposta a quella in cui ci trovavamo. Per metà della sua circonferenza, la sala era unita alla parete rocciosa della montagna. Lo scudo energetico non scendeva più al livello del suolo, come nella zona anteriore da cui eravamo entrati, ma si incurvava a forma di cupola fino a una decina di metri dal suolo, fermandosi nella parete della montagna. Così la sala di proiezione aveva la metà posteriore della sua circonferenza coperta dalla parete rocciosa della montagna. In quel massiccio muro di pietra, alto circa 10 metri, 12 metri dopo, vidi 3 enormi bocche di galleria,
una dritta e le altre due simmetriche ai lati. Erano scarsamente illuminate con una tonalità verdastra. Da quella distanza non riuscivo a distinguere chiaramente le altre caratteristiche, anche se potevo vedere che intorno a ciascuna delle 3 gallerie c'erano altri dispositivi. Notai, tuttavia, che anche le bocche delle gallerie erano sorvegliate, come l'ingresso della grande galleria, da 2 soldati per ogni galleria. Mi voltai perplesso verso Cesare. Avete installato sistemi di sicurezza anche qui? Perché? Dove conducono questi tunnel? È l'area a cui non avete accesso. È severamente vietato dal protocollo segreto. Posso fornirvi alcune informazioni generali in questa direzione, ma alcune cose devono rimanere nascoste, almeno per un certo periodo di tempo. Cominciamo da qui, disse Cesare, indicando un punto alla mia destra. Mi voltai e vidi una fila di enormi tavoli di pietra a forma di T disposti lungo il muro, seguendo la curvatura della parete. Nessuno dei tavoli era alto meno di 2 metri. Sullo spessore della lastra sovrastante erano incisi in rilievo, con sorprendente precisione, diversi segni in una scrittura inaudita che assomigliava in qualche modo ai caratteri dell'antica scrittura cuneiforme. C'era una sola riga di questi segni sullo spessore di ogni tavola. La scrittura era complicata, ma conteneva anche simboli più generali come il triangolo e il cerchio. Sebbene i segni non fossero dipinti, si distinguevano comunque con un debole bagliore fosforescente, in colori diversi da tavolo a tavolo. C'erano 5 tavoli su ogni lato della stanza. Su alcuni di essi potevo vedere vari oggetti di cui non conoscevo l'utilità. In ogni caso, sembravano essere strumenti tecnici, destinati a determinate applicazioni scientifiche. Da molti di essi scendevano a terra molti fili bianchi e traslucidi, che si raccoglievano in scatole rettangolari fuori dal tavolo, direttamente sul terreno. Le scatole erano di metallo lucido e argenteo che non si poteva graffiare. Ho provato a spostarne una, ma era saldamente ancorata al suolo. I fili sottili erano estremamente flessibili e leggeri, e all'interno potevo vedere piccoli impulsi di luce che scivolavano lungo la loro lunghezza. 2 dei tavoli erano vuoti, coperti solo da uno strato di finissima polvere arancione. Cesar mi disse che erano stati prelevati dei campioni di quella polvere e che erano stati inviati per un'analisi preliminare al laboratorio della base, ma non erano ancora arrivati i risultati. La vera sorpresa, tuttavia, è stata la caratteristica che ha spinto il team di ricerca a chiamare l'enorme sala al centro della montagna Sala delle Proiezioni. Passando davanti a un tavolo, sulla sua superficie si attivava contemporaneamente una proiezione olografica che presentava aspetti di un particolare settore scientifico. Le immagini tridimensionali colorate erano perfette e molto grandi, quasi 2,5 metri di altezza. Poiché i tavoli erano così alti, non riuscivo a capire dove fosse la fonte delle olografie. Ho scoperto da Cesar che la superficie rettangolare dei tavoli di pietra levigata aveva una stretta fessura al centro, lunga alcune decine di centimetri, parallela al lato lungo del tavolo, da cui uscivano le proiezioni olografiche. La tecnologia utilizzata è meravigliosa, mi ha detto Cesare. Le proiezioni funzionano da sole, ma allo stesso tempo sono interattive e dipendono da chi guarda e tocca la superficie del tavolo. Ci siamo avvicinati a un tavolo accanto al quale c'era una scala a pioli portata dalle squadre di base e siamo saliti per qualche gradino fino a trovarci con il busto in alto sul tavolo. Era lungo quasi 5 metri e largo 1,5 metri. Era ricoperto da una pellicola di materiale simile al vetro, non trasparente, ma scuro. Potevo vedere la mia testa e il mio busto riflessi come uno specchio sulla superficie della pellicola lucida, blu scuro e fumosa. La pellicola era divisa in diversi grandi quadrati, delimitati da linee rette verticali e orizzontali che formavano una specie di quadrilatero. I raggi che formavano l'ologramma uscivano dalla fenditura centrale in un fascio perfettamente coerente. Il campo era apparentemente la biologia, perché davanti ai miei occhi c'erano immagini di piante e animali, alcuni dei quali mi erano del tutto sconosciuti. Toccai leggermente uno dei quadrati, che era anche il più grande, e l'ologramma cominciò a rappresentare la struttura anatomica del corpo umano. In realtà, mi resi subito conto che si trattava del mio corpo,
in base a un segno specifico sul mio braccio. Anche se non mi muovevo, ho visto immagini olografiche di diverse aree del mio corpo, che ruotavano continuamente e venivano mostrate da diverse angolazioni. Se sollevavo il dito dal quadrato, tornavano le immagini di piante e animali. Se muovevo il dito all'interno del quadrato, l'immagine entrava nel corpo, dando la proiezione degli organi interni, a seconda della posizione del dito sulla superficie del quadrato. Ho scoperto che muovendo il dito in un certo modo, ottenevo un ingrandimento crescente dell'area che stavo guardando. Il mio stupore non conosceva limiti mentre viaggiavo in dimensioni incredibilmente piccole, oltre le singole cellule, oltre i loro nuclei e nel regno molecolare. Credevo di sognare, ma in realtà stavo vedendo una mia molecola. In pochi istanti avevo superato anche i sogni più sfrenati degli scienziati contemporanei. L'immagine era più simile a una sorta di nuvola di energia che cambiava continuamente colore, probabilmente a causa degli scambi energetici che avvenivano in tempo reale, ma in diversi punti potevo vedere una sorta di densificazione, collegata da una specie di ponte in continua vibrazione. Ho pensato che si trattasse di caffè molecolari, ma quando siamo andati oltre con la risoluzione e siamo entrati nel dominio atomico, l'immagine si è fissata su uno degli atomi, ma è diventata incerta e si è bloccata. Vedevo quello che interpretavo come un atomo come una nebbia diffusa di energia con un centro molto piccolo e luminoso. Abbagliato, toccai altri quadrati del quadrilatero. Ogni volta quel quadrato si illuminava di arancione e al suo interno apparivano segni di una scrittura sconosciuta. Ho attraversato diversi quadrati affascinato, osservando incredibili proiezioni di vita da altri corpi celesti. Mi resi conto che se toccavo contemporaneamente le superfici di due quadrati diversi, l'immagine olografica assumeva automaticamente le caratteristiche di un'analisi scientifica molto complessa, mostrando le molecole di DNA degli esseri in questione e le possibilità di compatibilità tra loro. Le immagini erano accompagnate ai lati da linee verticali di strane scritte, che probabilmente erano osservazioni, commenti o suggerimenti all'analisi in corso. Erano dinamiche e mostravano in sequenza le possibili fasi di mescolamento delle due forme di vita, con la forma mutante più probabile che alla fine emergeva come combinazione delle due informazioni genetiche. Scesi le scale tremando. La mia mente si rifiutava di esprimere giudizi coerenti e cominciarono a venirmi in mente strani pensieri, come se mi stessero giocando un tiro mancino o che fosse solo un gioco nel mio sogno. Rendendosi conto di ciò che mi stava accadendo, Késar ha gradualmente calmato le mie tendenze paranoiche, che molto probabilmente erano state innescate dallo shock per il troppo progresso tecnologico a cui avevo avuto accesso in pochissimo tempo. Mi ripresi in pochi minuti e dissi: si possono passare anni qui senza annoiarsi. Quasi non riesco a credere che siano così tecnologicamente avanzati. Chi erano? Non si può non sapere. Quando rispose, Cesare era molto serio. Per quanto possa sembrarvi strano, finora non ne abbiamo idea. È come se volessero lasciarci una dote di incommensurabile valore, ma non volessero farci sapere chi sono. L'unica cosa che possiamo supporre è che probabilmente erano molto alti, altrimenti non si spiegherebbero le dimensioni gigantesche di tutti gli oggetti qui presenti. Tuttavia, potete essere orgogliosi del fatto che negli ultimi 50.000 anni siete stati i primi a indagare sulla massa di un'isola. Biologia, e comunque abbastanza approfondita. Sono rimasto particolarmente colpito dal metodo di reticolazione. È interessante notare che i nostri ricercatori non avevano ancora scoperto la possibilità di toccare simultaneamente i quadrati. Ma abbiamo dovuto fare molto in poco tempo. Dopotutto, sono passati solo 5 o 6 giorni da quando siamo entrati in questa stanza e solo 3 giorni di studio effettivo. Ci siamo spostati. Su ogni lato della sala, fino a metà, c'erano 5 enormi tavoli disposti a circa 7 metri di distanza dallo scudo protettivo. Passai velocemente davanti a ciascuno di essi, mentre Caesar mi informava che la mia presenza lì era limitata nel tempo. Il mio arrivo alla base fu il risultato di un intervento molto speciale del generale Obadea,
perché nemmeno Cesare stesso avrebbe potuto ordinare quella misura. Nella sala di proiezione c'erano 5 rumeni e 3 americani. I 3 enormi tunnel sul retro dell'auditorium erano sorvegliati da una coppia di militari, mentre 2 ufficiali erano responsabili della sorveglianza generale dell'auditorium. Il consiglio è di non toccare o proiettare nulla quando sono soli, ha spiegato Cesare. Ok, ma cosa stanno sorvegliando qui? Chiesi infastidito. Questo è il protocollo e in più, come vi ho detto, ci sono alcuni elementi di cui non posso parlarvi, ma sono legati a queste misure di sicurezza. Ho continuato il mio rapido pellegrinaggio a ogni tavolo. C'erano proiezioni in fisica, cosmologia, astronomia, architettura, tecnologia, un campo che presentava le caratteristiche di diverse razze di esseri intelligenti, non tutte di aspetto umano, e un dominio della religione. Le informazioni, solo per quello che ho potuto capire in pochissimo tempo, erano così vaste che avrebbero richiesto lo studio continuo di numerose equip di scienziati per molti anni, senza timore di esaurirsi. Piuttosto, tutto ciò mi diede l'impressione di una formidabile biblioteca dell'universo, che era stata brillantemente sintetizzata da una civiltà enigmatica, spiritualmente e tecnologicamente molto avanzata. Andai al centro della sala, dove c'era una specie di podio, alto circa 2,5 metri, con 5 gradini che rendevano facile camminare sulla sua superficie. L'intera costruzione era fatta dello stesso materiale di quella della grande galleria. Salii i gradini con Cesare e mi trovai di fronte a un dispositivo che assomigliava a una cabina circolare schermata di materiale trasparente. Era alta circa 3,5 metri e larga 1,5 metri. In realtà era un mezzo cilindro, con diverse installazioni complicate all'interno. A circa 1/3 dell'altezza dalla base del cilindro, una specie di piattaforma sporgeva dalla parete del cilindro e sopra di essa c'erano queste aste metalliche con una specie di sensori alle estremità. Abbiamo concluso che si tratta di un'installazione di trasmissione mentale, diceva Cesare. Un possibile amplificatore dell'energia del pensiero, una vera e propria macchina del pensiero. È chiaramente strutturata secondo le proporzioni dei suoi costruttori. I sensori metallici che vedete sopra si adattano perfettamente alla testa di un uomo alto circa 3,5 metri, seduto su questa piattaforma. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di capire come funzionano. Si devono fare alcuni aggiustamenti, ma nei prossimi giorni arriveranno altri trasporti americani con attrezzature all'avanguardia e squadre di specialisti per iniziare un'indagine sistematica dell'intero luogo. Sa per cosa usavano questo dispositivo? Chiesi con grande interesse. Dovevano attribuirgli una grande importanza, visto che occupa la posizione centrale nella sala. È vero, ma non conosciamo ancora il suo vero scopo. Forse l'essere che si collegava ai sensori all'interno del cilindro era in grado di controllare energie psichiche molto grandi e di indirizzarle in modo appropriato. Ma al momento mi è impossibile sapere con precisione quale fosse l'obiettivo di queste energie. Scesi e proseguii, passando oltre quel podio. A circa 15 metri di distanza, lungo la stessa linea centrale, vidi quello che oggi viene considerato un pannello di controllo. Non era molto grande, era quadrato, di circa 1 metro, e poggiava su una gamba centrale che sporgeva dal terreno. Non riuscivo a vedere bene cosa ci fosse sulla sua superficie, perché, come gli altri oggetti nella stanza, era di un'altezza rispettabile, un po' sopra la mia testa. Portai un'altra scala a pioli e salii alcuni gradini. Rimasi stupito dal modo in cui era stato progettato. Era molto complicato, sembrava una rete di progettazione di schede per computer, e quelli che noi chiamiamo pulsanti erano rappresentati da precisi simboli geometrici di colori diversi. Notai triangoli, quadrati e spirali, che erano la maggior parte. Al centro del pannello di controllo c'erano 2 fessure parallele da cui sporgevano 2 leve metalliche, che potremmo associare a 2 leve, alte circa 20 centimetri. Entrambe erano portate in posizione inferiore alla base delle fessure e chiaramente potevano scorrere verso l'alto. Ciò che ha attirato particolarmente la mia attenzione è stato un grande quadrato.
posto sul lato destro del pannello di controllo, verso l'angolo inferiore. Al centro di questo c'era un pulsante rosso, rappresentato da un cerchio, molto più grande del resto dei segni sul pannello. Ho stimato che il diametro del cerchio fosse di circa 10 centimetri. Era incorniciato da una serie di segni intricati che sembravano far parte della stessa scrittura sconosciuta. Era l'unica area del dipinto contrassegnata in questo modo. Caesar, che mi osservava dal basso, mi chiese di non toccare nulla del pannello di controllo, tantomeno il pulsante rosso, ma mi suggerì di mettere il palmo della mano sul quadrato dove si trovava. Feci come mi aveva chiesto e subito davanti a me, a circa 2 metri dal pannello di controllo, apparve un enorme ologramma che mostrava un'immagine della Terra, prelevati dall'atmosfera a circa 25 chilometri di altezza. Riconobbi con emozione la catena dei Carpazi e la loro specifica curvatura, ma fui sorpreso nel vedere enormi quantità d'acqua che scorrevano verso le pianure e i bassi piani, fino a quando il terreno era sgombro. All'immagine dell'ologramma si sovrappose su un lato la proiezione del quadrato argentato con il grande pulsante rosso al suo interno, che si trovava sul pannello di controllo. Il pulsante lampeggiava a intermittenza, mentre le scritte ai suoi lati cambiavano ad alta velocità, cambiando continuamente colore. Ho osservato come dal suolo del territorio, che oggi comprende l'intera Romania e gran parte dell'Ungheria e dell'Ucraina, si alzassero a poco, da tutte le direzioni. Torrenti d'acqua sempre più grandi, come fiumi giganteschi, che si dirigevano verso le montagne e i contrafforti della Transilvania. Poi l'immagine è stata messa a fuoco più da vicino e abbiamo visto come, in un tempo molto breve, l'intera Romania fosse diventata praticamente un nuovo mare, con solo picchi montuosi o piccoli lembi di terra simili a isole che apparivano in alcune zone. In quel momento la proiezione del quadrato con il pulsante rosso si stabilizzò sull'immagine dell'ologramma senza lampeggiare. Immediatamente però sul lato sinistro dell'ologramma la proiezione delle 2 fessure centrali e i joystick del pannello di controllo iniziarono a scivolare lentamente verso il basso. Allo stesso tempo potevamo vedere le acque che iniziavano a ritirarsi dal territorio del nostro paese, ma stranamente si dirigevano verso sud solo verso un punto, che abbiamo localizzato da qualche parte nel massiccio di Retezat, molto probabilmente nella zona dei Monti Godeanu. L'intero mare d'acqua si riversò nel terreno attraverso quel luogo e ancora una volta il territorio della Romania apparve asciutto, con le formazioni geologiche che conosciamo oggi. Tuttavia, nella curvatura dei Carpazi, a una certa distanza a est di essi, cioè nel territorio dell'odierna Vransei, notai una fenditura di colore scuro, la cui lunghezza stimata era di circa 30 chilometri, ma non riuscii a capire cosa rappresentasse. Inoltre, la zona del delta non esisteva e, al posto del Mar Nero, c'era un enorme altopiano che si estendeva verso il vicino Oriente. In quel momento l'immagine dell'ologramma scomparve all'improvviso come era apparsa. Guardai Cesare con stupore. «Ci hanno anche lasciato un manuale d'uso, vero?» disse ridendo. «La procedura è la stessa per tutti gli altri pulsanti e comandi del cruscotto, ma volevo farvi vedere in particolare a cosa può portare toccare il pulsante rosso». Il team di ricerca ha individuato una sequenza di 3 complicati passaggi che devono essere eseguiti sui comandi del cruscotto per far sì che la pressione del pulsante rosso scateni il diluvio e il cataclisma che avete visto nel riassunto. Il modo in cui loro ci insegnano è molto pratico, facile e intuitivo. Sospettiamo che questi impianti mantengano, in un modo che ci è ancora del tutto sconosciuto, un equilibrio energetico essenziale per la zona tettonica in cui si trova la Romania. Avete visto il cataclisma che può accadere se questo equilibrio viene alterato. Abbagliato all'uscita, annuii. Poi io e Cesare ci incamminammo verso la fine della sala. Dopo gli enormi tavoli di proiezione a forma di T ai lati della sala, vidi che erano stati installati dispositivi metallici molto alti, con rami metallici che sporgevano dai lati, in forme varie e molto complicate. Cesare mi disse che nessuno era riuscito a capire fino a quel momento
quale fosse la funzione di questi enormi dispositivi, che davano piuttosto l'impressione di antenne giganti. Una decina di metri dopo il pannello di controllo, ci siamo imbattuti in un quadrato molto grande, delineato nel materiale a terra. I lati del quadrato misuravano circa 3 metri e la sua superficie, perfettamente liscia, era di colore giallo-oro-marrone. Al centro c'era una piccola cupola, alta circa 15 centimetri, con una fessura in alto. Di fronte alla cupola, direttamente sulla superficie del quadrato, c'era un recipiente a forma di anfora antica, alto circa mezzo metro. Il contenuto dell'anfora è uno dei punti di forza della scoperta, mi ha spiegato Cesare. Personalmente, sono propenso a credere che questo sia ciò che il venerabile Massini desiderava ardentemente per sé e per l'élite massonica. L'anfora non aveva disegni o iscrizioni. Era fatta di uno speciale metallo di colore rossastro e non aveva le dita. L'elegante coperchio era poco appariscente contenuto. Cesare la sollevò e poi, sporgendosi in avanti, potei scorgere all'interno una polvere bianca molto fine e lucente. Curiosamente, le pareti interne dell'anfora irradiavano discretamente una debole luce blu che sottolineava ulteriormente il luccichio quasi magico della polvere bianca. Un campione di questa polvere è stato analizzato, ha spiegato Cesare. I ricercatori americani hanno scoperto con sgomento che si trattava di una struttura cristallina sconosciuta di oro monoatomico. Si tratta di un derivato dell'oro che ha un colore bianco brillante e atomi disposti in un reticolo bidimensionale, a differenza dell'oro comune, che ha un colore giallo e atomi disposti in un reticolo tridimensionale. La polvere d'oro monoatomica è molto difficile da ottenere, soprattutto nella formula ad altissima purezza, come descritto in alcuni testi antichi e nei pochi riferimenti alchemici autentici del Medioevo. In pratica, la scienza attuale non è stata finora in grado di ottenere questa straordinaria purezza della polvere d'oro monoatomica, ma anche in questo caso sono stati osservati incredibili effetti terapeutici sui tessuti viventi, soprattutto in termini di capacità rigenerativa. Per questo motivo esistono ancora pochissime fonti di informazione sulla tecnologia di ottenimento dell'oro monoatomico e, da quanto mi è stato riferito da uno degli scienziati americani, c'è un grande interesse da parte della NASA per la ricerca in questa direzione, visto che sono stati investiti ingenti fondi. Non avevo mai sentito parlare dell'oro monoatomico e non mi era chiaro a cosa potesse servire. Ma perché alcune persone sono così interessate a questa polvere? Chiesi a Cesare. Hai informato l'anziano Massini dell'oro? Il venerabile era informato della polvere nell'anfora ancor prima di entrare qui. Non so come, non so dove l'élite massonica avesse tali fonti di informazione, ma di certo sapeva dell'esistenza della polvere monoatomica in questo luogo da molto tempo. Mi sono chiesto perché il senior Massini fosse così interessato a possederla. Ne ho parlato con i nostri scienziati e con quelli americani, che sembrano essere più ferrati sull'argomento. Mi hanno detto che, nella sua forma pura, la polvere stimola molto alcuni flussi e scambi di energia a livello cellulare e soprattutto a livello neuronale. In altre parole, provoca un processo di ringiovanimento molto accelerato. Mi hanno detto che, teoricamente, un essere umano può vivere nello stesso corpo fisico per diverse migliaia di anni, a condizione di consumare questa polvere a certi intervalli e in una quantità ben determinata. È sorprendente e quasi inconcepibile per la condizione e la mentalità dell'uomo contemporaneo, ma spiega molti aspetti enigmatici della storia umana, legati all'incredibile longevità di alcuni personaggi importanti, e fa luce anche sulle intenzioni nascoste dell'élite mondiale dei massoni. Il mio discorso sorpreso era sparito. Rimasi inchiodato al mio posto, in attesa di ulteriori spiegazioni da parte di Cesare. La tecnologia moderna non ci permette ancora di ottenere la purezza della polvere monoatomica, necessaria per innescare il processo energetico generale di rivitalizzazione e ringiovanimento del corpo. Inoltre, le analisi del campione di questa polvere hanno dimostrato che gli atomi d'oro sono disposti in un reticolo planare, ma sono combinati con atomi di un altro elemento non ancora conosciuto sulla Terra. Questo complica ulteriormente le cose, perché non si sa quali altre caratteristiche presenti la polvere, oltre a quelle citate nei testi antichi.
che gli scienziati conservatori ignorano completamente. Cesare mi esortò a salire sul piazzale, davanti alla piccola cupola al centro. Questa sarà una delle grandi sorprese che avrete in questa stanza, se pensate che qualcosa possa impressionarvi a questo punto, ha scherzato. Poi ho visto un enorme ologramma con elementi in movimento proiettato dalla finestra della cupola. Mi resi conto quasi subito che venivano sintetizzati gli aspetti principali del passato estremamente lontano dell'umanità, fin dalle sue origini. Ho potuto così convincermi molto chiaramente della falsità della teoria evolutiva di Darwin sulla specie umana. Il suo difetto fondamentale non risiedeva tanto nella concezione da lui promulgata, ma soprattutto nella sua ignoranza di fatti concreti accaduti sulla Terra, in un passato sorprendentemente lontano. Fatti che poi ho visualizzato in una sintesi eccezionalmente intelligente e al tempo stesso profondamente intuitiva. Con emozione ho sentito le gambe intorpidirsi e mi sono seduto sulle ginocchia, continuando a guardare le immagini reali degli eventi più importanti della storia dell'umanità, compresa la sua vera origine che oggi suscita tante controversie. Purtroppo non mi è stato permesso di raccontare in questo libro alcuni aspetti essenziali del passato del nostro pianeta, che ho visualizzato in forma condensata, esattamente come si sono svolti, decine e centinaia di migliaia di anni prima. Questa era la condizione che Caesar mi chiese di soddisfare per rientrare nei termini dell'accordo bilaterale top secret tra Romania e Stati Uniti. Confesso onestamente però che a mio giudizio il 90% di ciò che si sa ufficialmente oggi sulla storia dell'umanità è falso e contraffatto. Incredibilmente, ciò che si ritiene sia realmente accaduto è in gran parte una menzogna. Mentre i miti e le leggende che riempiono i libri di storia e che sono considerati dalla maggior parte delle persone come un prodotto della fantasia traboccante, sono quasi interamente veri. Questa strana inversione ha causato molti problemi e conflitti tra le persone nel corso dei secoli. La maggior parte delle idee e delle ipotesi di archeologi e scienziati sono false, anche se le prove rimanenti sono talvolta troppo evidenti per modificare le loro opinioni errate. Alcune fantasie di scienziati e ricercatori, come l'esilarante teoria dell'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa, o la considerazione degli antichi continenti di Atlantide e Lemuria come un mito, sono ormai completamente sfatate. Ma forse per molti scienziati è più comodo dormire tranquillamente, piuttosto che accettare la sfida dell'ignoto e riconoscere i propri limiti. Di volta in volta, quando raggiungeva un momento notevole nel tempo, la proiezione olografica manteneva l'immagine dell'evento, ma sullo sfondo appariva una mappa del cielo, con le posizioni segnate delle principali stelle e costellazioni in quel momento. Cesare ha spiegato che questo si è rivelato un metodo molto semplice di datazione storica, perché gli scienziati dovevano solo sovrapporre quelle posizioni delle stelle alla loro posizione attuale, e il risultato era periodi di tempo relativi in cui tali eventi si sono verificati. Il problema era che il periodo di tempo coperto dalle proiezioni olografiche era enorme, diverse centinaia di migliaia di anni, oppure il ciclo precessionale della Terra di 25.920 anni porta le costellazioni, nella loro posizione relativa al nostro pianeta, nella stessa posizione a periodi che sono multipli di 26.000 anni. La soluzione è stata quella di seguire la proiezione olografica dall'inizio alla fine e osservare quanti anni platonico-zenici, di circa 26.000 anni ciascuno, sono così evidenziati. Così, ad esempio, è stato possibile concludere che il complesso dei Monti Bucegi è stato costruito 50-50.000 anni fa, perché è stata proiettata l'immagine della grande galleria e della sala principale, con tutti gli oggetti esattamente come li abbiamo trovati, con la posizione delle costellazioni rispetto alla Terra sullo sfondo. In seguito, l'immagine è apparsa nuovamente come punto di riferimento per indicare il passaggio di due periodi cosmici di precessione degli equinozi. Le lezioni sono state leggere, ma estremamente inquietanti nel loro contenuto. Abbiamo visto la verità sull'antica civiltà egizia e su come sono stati costruiti i grandi edifici dell'Egitto, una verità che è completamente diversa dalle assurdità attualmente sostenute dagli egittologi.
Ho visto cosa accadde realmente durante il diluvio e dove si trovavano i semi della civiltà umana che seguì il grande diluvio e che in seguito popolò il territorio dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa. Ma per il momento non mi è stato permesso di rivelare nemmeno queste cose, poiché si tratta di realtà troppo sconvolgenti per la mentalità, le idee e le conoscenze dell'uomo contemporaneo. Inizialmente pensai che la proiezione olografica mi avrebbe mostrato il passato dell'umanità, dalle sue origini alla costruzione del complesso dei Monti Bucegi. Poi ho visto che le proiezioni mostravano lo svolgersi dei principali aspetti storici dell'evoluzione delle varie razze sul nostro pianeta fino al V secolo d.C. Questo significa o che i giganti che hanno costruito l'intero dispositivo all'interno della montagna avevano padroneggiato molto bene l'accesso alle cricche temporali, oppure, cosa che sembra più probabile, visto l'enorme periodo di tempo coperto dalla proiezione olografica, che stavano aggiornando il bagaglio di informazioni olografiche in modo misterioso. L'ultimo aggiornamento sembra essere avvenuto intorno al 500 d.C. Nessuno ha saputo dire, però, quale fosse la ragione per cui le informazioni storiche si fermassero a quel periodo. Abbiamo visto, in un inquietante susseguirsi di immagini, l'esistenza di Gesù e la sua crocifissione sulla croce, che ancora oggi viene negata da alcuni. Devo dire che in quel periodo di tempo si verificarono eventi molto più sorprendenti di quelli presentati nei Vangeli. Le proiezioni mi hanno anche rivelato molti di coloro che hanno assistito alla crocifissione di Gesù sulla collina, che non erano di quel tempo, ma erano giunti lì da altri periodi storici. Questi esseri umani, che non differivano nell'abbigliamento dagli ebrei presenti alla crocifissione, avevano tuttavia tratti somatici completamente diversi dai loro, e per questo cercavano di nascondere il più possibile il volto sotto le pieghe delle loro vesti. L'ologramma ha anche presentato in sequenza le vite e le missioni spirituali di altri personaggi eccezionali, che hanno davvero dimostrato sorprendenti doti divine, provenienti da un passato molto lontano dell'umanità. Abbiamo così visto l'azione di grandi riformatori spirituali fino a circa 18-200 anni fa, di cui non si sa assolutamente nulla. A quel tempo, però, il sistema sociale e la distribuzione delle popolazioni sul pianeta erano completamente diversi da quelli che conosciamo oggi, e archeologi, antropologi e storici dovrebbero rivedere radicalmente le loro concezioni di quei tempi. Gli elementi che ho osservato erano così tanti e presentati in modo così compatto che mi ci vorrebbero senza dubbio diverse centinaia di pagine per descriverli anche solo approssimativamente. Tuttavia, la proiezione olografica è durata solo un'ora e mezza. Anche i 2 agenti di sicurezza e le 6 sentinelle appostate all'ingresso delle gallerie hanno assistito in silenzio allo svolgersi delle immagini, anche se ovviamente non era la prima volta che vedevano una cosa del genere. Dopo la scomparsa dell'ologramma rimasi a lungo immobile, con lo sguardo perso nel vuoto. Alla fine Cesare mi disse che era giunto il momento di tornare alla base, poiché quello era il limite a cui potevo accedere all'interno della sala di proiezione. Guardai dritto davanti a me. Oltre il piazzale sulla cui superficie mi trovavo ancora, non c'erano altro che le aperture gigantesche, quasi spaventose, delle 3 enigmatiche gallerie nella parete della montagna, distanti una ventina di metri l'una dall'altra. Davanti a ciascuno di essi, a una distanza di 7 o 8 metri, si trovava un pannello di controllo simile a quello grande e centrale, ma di dimensioni più ridotte rispetto a quest'ultimo. Chiesi a Cesare quale fosse lo straordinario mistero dei 3 tunnel. Mi spiegò che non poteva dirmi nulla al riguardo, ma poteva dirmi che quanto scoperto sui giganteschi corridoi montani era dovuto anche a proiezioni olografiche controllate dalla console di controllo di ogni tunnel. L'unico aspetto che ha potuto rivelarmi è che i 3 tunnel si estendono per migliaia di chilometri in 3 aree diverse del pianeta. Il tunnel di sinistra ha il suo altro punto di collegamento in Egitto, in un complesso segreto e non ancora scoperto sotto la sabbia tra la Sfinge e la Grande Piramide, sull'altopiano di Giza, vicino al Cairo. Il tunnel a destra è collegato a una struttura anch'essa all'interno di una montagna dell'altopiano tibetano, ma è più piccolo di quello delle nostre montagne
e non è altrettanto complesso. Da questo secondo tunnel partono delle diramazioni secondarie che portano in un'area nei sotterranei di Buzău, vicino alla curvatura dei Carpazi, e un'altra porta e si collega alla struttura nei sotterranei dell'Iraq, vicino a Baghdad. Da qui si diparte un'altra diramazione verso il basamento dell'altopiano del Gobi, in Mongolia. Il terzo tunnel, che si trovava in posizione centrale nella sala proiezioni, era, come mi disse Cesare, oggetto di un segreto mondiale, sul quale gli Stati Uniti volevano garanzie molto solide. A quel tempo né Cesare né il generale Obadea sapevano nulla di nuovo sui colloqui rumeno-americani, ma ciò che era certo era che si stava elaborando una sorta di scambio reciprocamente vantaggioso. Conoscendo la terribile influenza politica dei massoni e le relazioni del venerabile Massini nelle strutture politiche dei due paesi, potevo sospettare che si stesse tentando una graduale acquisizione del controllo della base da parte di fattori estranei agli interessi del nostro Stato. Fortunatamente Cesare mi ha confessato che ci sono comunque persone molto importanti nel nostro apparato politico e amministrativo che sono ormai a conoscenza delle odiose macchinazioni della massoneria mondiale e che si oppongono con veemenza alla sua influenza, soprattutto per quanto riguarda il controllo della grande scoperta sui Monti Bucegi. Mi ha anche detto che il tunnel centrale scende all'interno della crosta del pianeta e addirittura la supera, ma non ha voluto darmi ulteriori dettagli. Ha osservato che le immagini olografiche corrispondenti a quel gigantesco corridoio nella montagna erano quasi incredibili, ma allo stesso tempo potevano fornire una possibile risposta sull'origine della struttura all'interno della montagna, dove ci trovavamo e su chi l'aveva costruita. Prima di lasciare la stanza, Caesar mi disse che si stavano già facendo intensi preparativi, nella massima segretezza, per una spedizione prima attraverso il tunnel in Egitto, poi in Tibet, e solo infine per organizzare la grande spedizione all'interno della Terra, attraverso il tunnel centrale. I colloqui bilaterali rumeno-americani decisero di formare una squadra di 16 uomini d'élite, che in realtà derivava dalla fusione di una squadra di 6 americani e di una squadra di 10 rumeni. Cesare, a cui fu immediatamente conferito il grado di colonnello SRI, fu messo a capo dell'operazione. Mi spiegò che questo grado era importante soprattutto nel contesto psicologico della squadra. La partenza doveva avvenire alla fine di settembre 2003, poiché i preparativi erano complessi. Cesare non mi rivelò nulla di quello che c'era in queste gallerie, anche se la loro struttura era diversa da quella della grande galleria sui Monti Bucegi. Non mi disse nemmeno come dovevano essere percorse le gallerie, dato che si dovevano percorrere migliaia di chilometri. E infine non mi diede alcun dettaglio sulle immagini olografiche che corrispondevano a ogni singolo obiettivo di viaggio. Anche così, però, credo che gli elementi qui presentati possano almeno essere oggetto di qualche profonda riflessione per prepararci agli eventi futuri. Per ovvie ragioni, ho volutamente omesso di specificare alcuni dei dati che porterebbero all'identificazione della zona montuosa in cui è stata fatta la grande scoperta. A distanza di un anno dalla mia visita, le impressioni travolgenti che ho provato durante le poche ore di presenza nell'atmosfera quasi surreale creata dalla misteriosa struttura all'interno della montagna sono ancora vivide nella mia mente e nel mio cuore. Al di sopra di tutte queste rivelazioni, però, aleggia l'antico enigma del tempo e la saggezza di coloro che sono riusciti a controllarlo, aspettando pazientemente per decine di millenni il momento in cui si arriverà a conoscere la verità. Fine. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti.